Nello scorso video vi ho spiegato di come i pesci serra abbiano imparato a capire i nostri inganni, ma questa notte proverò comunque a pescarli in due tecniche diverse. Andremo su una spiaggia e dormiremo lì, ma purtroppo, come al solito, troveremo il bracconiere e non riusciremo a far intervenire le autorità. Ma facciamo un passo indietro, alle 3 di pomeriggio a Villacitro. Oggi grandissima avventura, si va a dormire al mare con il grande Michele. Dovete sapere che abbiamo due personalità completamente opposte. Io sono il capo degli zingari, Crocs, bruttissimi calzoni e maglietta. E si era pure raccomandato di farmi vestire bene. Ma guardate la macchina. Allora, ho portato circa 156 canne da pesca, cibo, esche, computer, macchina fotografica, di chi più ne ha più ne metta, tenda, perché stasera dormiamo pure a mare e dai, vediamo se riusciamo a prendere almeno un pesce serra. Siamo nella ridente Villacitro e fra un po' andiamo a Bugerro. Sei carico, ragazzo? Andiamo. Chiudi. Sempre se riusciamo a chiudere la macchina. Oh, non trovo le chiavi, Eccole. Tutto era partito per fare un video, ma alla fine della fiera sono più eccitato del normale. Guardate qua dietro che casino infernale. Vabbè dai. Allora ora stiamo facendo tutti i paesini della Sardegna, visto che non c'è una strada buona per andare a Bugerro. Però questo è quello che ci passa al convento. La terra è secca, io quest'anno non troverò mai funghi. O siamo a Gonno Sfanatica. Come si chiama? Gonno Sfanatica. Gonno Sfanatica. Che si può chiamare un paese così? Allora pensate, sto paese c'è una storia assurda. Praticamente gli americani nella seconda guerra mondiale pensavano che c'era un aeroporto e lo bombardarono. Ci sono ancora nei muri i segni, diciamo, delle schegge delle bombe. Questa strada non è per i deboli di stomaco, ve lo garantisco. Michele questa volta mi ha ingannato, mi ha detto che Bugerro era vicina, invece ci abbiamo messo più di un'ora e mezza su questi tornanti terribili. Finalmente siamo arrivati. Ma perché è pieno di gente? Non mi sento più le gambe. Ecco, siamo arrivati, Vai, ci piace, qui al fiumetto. Ora scarichiamo tutto. Guardate quante cose mi sono portato. Allora, 6 canne da serra, una spinning e 2, diciamo, per pescare così, perché cioè stanotte deve essere epica. E poi vi racconto una storia. Qui abbiamo pure il rezzaglio, mi sono preso, perché se dobbiamo prendere Nesca, giubbottini, grandi speranze. Però senti, questa è una borsa frigo per i mega pescioni. Pure la tenda che stanotte la mettiamo. Michè, spegni sta cosa e dammi una mano, perché da solo non ce la farò. Sempre le cose molto semplici, però devo dire che stavolta è meno guarda del previsto. Immagino stanotte per tornare indietro. Qui c'è questo fiumetto molto interessante. Let's go. Penso sia acqua dolce, anche se purtroppo qua c'è tutta questa zona mineraria, quindi queste falde potrebbero essere abbastanza inquinate. Però dove c'è il fiumetto c'è sempre pesce, forse, non lo diciamo ad alta voce. Dai raga, veloci e ora cominciamo. Dopo soli 5 viaggi per scaricare tutta l'attrezzatura, finalmente siamo pronti a cominciare a pescare. Per prima cosa, quando si va a pesci serra, pescare l'esca, perché se abbiamo un'esca viva, come dico sempre io, fa la differenza. Poi vi faccio vedere quello che ci siamo portati. Questa sarà dedicata a pescare i nostri pesci esca. Io spero in una bella lecciastella, ma magari anche una guglia, non lo so, qualsiasi cosa va bene. Questa è la famosa incredibile che già avete visto in tantissimi video, perché sono canne multifunzione, vanno bene per tutto e sinceramente mi piacciono queste canne telescopiche perché non occupano molto spazio, non hanno magari le stesse prestazioni delle altre. Ma chi se ne frega. Oh, ma non siete emozionati? Io sono emozionatissimo di lanciare almeno la prima canna. Vai, pronti! Il mio flotterino preferito, questa pallina di polistirolo. Ecco, questi sono i famosi coreani. Noi usiamo solo un pezzettino della coda e lo inneschiamo, già bello impanato così. I pesci se lo fanno fritto. Un pezzettino così, basta e avanza. E finalmente la prima canna è in acqua. E ora dobbiamo prepararne solamente altre 6. Ma perché me ne sono portate così tante? Che fatica! Ora ci concentriamo a pesci serra, Sto guardando perché quella mi sembra una macchia dei pesci giganti. Ma forse sbaglio. Per i serra voglio utilizzare una combo particolare. È una canna telescopica in 4 pezzi e lunga circa 4,20 metri. Ha la capacità di lancio di 250 grammi ed è perfetta per questo tipo di pesca. Vi lascio il link in descrizione. Allora, su questa canna, che poi vi spiego, diciamo, come l'ho attrezzata, perché ho messo un filo trecciato invece di un nylon, in modo tale che è molto robusto, ci posso pescare sia a teleferica che sostanzialmente col trancio. Vedete com'è la montatura? È super semplice. C'è una girella col moschettone scorrevole
scorrevole con questo paracolpi a battuta e poi una girellina fissa. Qui ci mettiamo il piombo, chiudiamo in modo tale che il serra quando mangerà tirerà direttamente sulla canna e non sentirà resistenza. L'unica cosa che ho preparato a casa sono questi tranci già pronti, quindi doppio amo, polistirolo in modo tale che lo faccia galleggiare. Ci devo soltanto mettere il filo in modo tale, diciamo, da fare più o meno una montatura di 1 metro, massimo 1,5 metri. Vedete il cavetto? Io come l'ho fatto lungo più o meno 25 cm, però potete andare ancora più lunghi perché soprattutto pescando di notte con i grossi serra tendono a ingoiarsi tutto e soprattutto col mare mosso. Oggi non c'è mare mosso, però quindi mi sono tenuto su questa distanza. Se poi non mangiano lo accorcio ancora di più perché lo hanno capito. Ora lo inneschiamo, ragazzi, però prima voglio cambiare sta canna che non sta pescando niente. Beh, che è passato poco, però gliela voglio mettere proprio qua giù, sotto il gradino. Tanto a noi ci serve giusto un pesce come esca, non ci frega di prendere il mostro. Cominciamo ad aprire scatole e scatoline. Tagliere, ho portato... Questo che cacchio! A proposito, qui nel racconto di queste storie fantastiche, lo trovate su Amazon con il mare. Dai, mi autofaccio una marchetta, ci sta, però il libro è bello. A parte gli scherzi, a parte darmi un piccolo supporto, però vi insegnerà un sacco di cose belle sul mare e soprattutto di esperienze meravigliose che ho vissuto con delle grandi persone. Questi ragazzi li ho pescati io con il rezzaglio. E ancora... no, non va bene questo, è ancora troppo rigido, poverino, perché è ancora congelato, quindi prendiamo uno di questi che abbiamo comprato. Per fare un buon filetto per i pesci serra è necessario portarvi il tagliere e quantomeno un coltello per sfilettare, in modo da non sprecare nessun pezzo del pesce. Olè, lo mettiamo dalla parte della pelle con l'amo che esce pure un po' fuori e qua l'importante è questo, togliete le scaglie piano piano e premete. Un po' grosso questo polistirolo, ma ora vi faccio vedere la magia che accadrà. L'elastico, ragazzi, fa la magia. E voilà, se siete stati bravi questo vi dura una settimana. Guardate, questo è il nostro filetto con la nostra esca, con gli ami che devono uscire di fuori perché serra se no non riesce a essere bucato perché c'è una bocca bella dura. Girella e lanciamo. Ah, e ora mettiamo il primo picchetto dove c'è questa buca gigante che qualche cane avrà scavato. Qua. Pronti. Non serve lanciare lontanissimo perché metto le canne a distanza diversa, questa è un po' più vicino e questa canna è proprio fatta per questo tipo di pesca, è la Hannibal della Falcon, è una cannetta che ha una potenza di 250 grammi, ma reali Ora qui lascio la frizione abbastanza aperta, quindi si abbocca e gli facciamo prendere filo. Dopo vi faccio vedere un'altra tecnica che si può utilizzare, però ora mi devo sbrigare perché sta tramontando e voglio innescare velocemente le altre canne. A dopo! E proprio mentre sto preparando le altre canne, la canna Lecce Stella si piega in maniera incredibile. Eccolo! È una Lecce Stella sicuro? Pure grossa! La vedo! È grossa, mica. Là! Ve l'avevo detto che c'erano! Avete visto? Al tramonto corriamo! Non deve morire, non deve morire. Dov'è? Via. Ora è fondamentale tenere vivo questo pesce. Non preparo mai l'acqua nel secchio prima perché porta un po' sfiga, così come il retino. Sono fiondato perché prima mettiamo in acqua il pesce e più possibilità abbiamo. Qui è molto semplice. Vedete, ci metto questo piombo a cono che si blocca giù in modo tale che posso lanciare più lontano possibile la mia leccia. Ragazzi, stiamo volando, che vedete, vi spiego che quando non avete nulla pronto ci sono queste pinze che schiacciano i rivetti, che sono molto veloci, faccio vedere. 20 libbre, serve un pezzettino così, qua sicuro non usate i denti. Con pinze da me. Grandi forbici, la Lederman se vedrà sto video si inorridirà perché è l'acciaio che taglia l'acciaio. Vabbè, ma ci piace così. Allora, che ami ci mettiamo, raga? Piccoli. Oh. Questi? Misura 4,0. Ora qui è più semplice di quello che sembra perché infilo il cavetto qua, olè, lo stringiamo e questo non se ne va da nessuna parte. Dopodiché io metto un altro rivetto più o meno all'altezza della Lecce Stella e lo blocco così quest'amo, vedete? Rimane così. Voglio che lavori così, ok? A questa distanza. E ora mettiamo il terzo, così.
Stringete bene, eh? Guardate come sono fatte ste pinze, hanno queste fessure, in modo tale che schiacciano proprio a V il rivetto. Vedete che succede? E questo non si muove più, 0,50, tanto non c'è bisogno di andare sottili, col vivo se mangiano, mangiano. Vai, vai, vai. Che dobbiamo essere veloci, Allora, tanto loro mangiano sempre sulla coda. Via. E ora cerco di fare più veloce che posso, mantenendo questa strana girella sul filo, per poi mandare la leccia a stella. Ok, innescato da una sola parte. Via, 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 via. E ora con la canna qui facciamo sto lavoro, così lei scende un pochino. Ora la lasciamo riprendere, poi spero che ce la faccia a nuotare verso il largo. Continuiamo. Aiuto. Oh, alla fine ridendo e scherzando ci vuole un sacco di tempo a fare tutto. E anche questo è fatto, un po' più piccino, ma secondo me funziona. Cos'è arrivato il momento di mettere gli Starlight, Sono proprio una pippa a lanciare. E vabbè, comunque c'è un filo grosso per la teleferica, quindi non è che vengono sti lancioni, Io ho una sorpresa incredibile, è la tenda! Allora ho preso questa perché era facile, perché io avevo quella del Decathlon, ma cioè era facile da montare, ma impazzivo a smontarla. Ora vediamo qua. Ma questa è tipo un ombrellino. Siete pronti? Ole, aperta in quanto? 0,1 secondi. È figa perché sennò stanotte ci si mangiano le zanzare. Era qui, io e il buon Michele ci mettiamo e guardiamo le canne. Bellissimo, ma c'ho pure un'altra sorpresa, la bracetta. Ma quanto è bello stare qua. Guardate, io mi sto emozionando perché la pesca è una cosa bellissima. E ora che diventerà buio mangeranno e noi non ce ne accorgeremo mai. Anche il gran Michele ha messo la sua canna lì nel buio totale. Ma io ho un pacchetto di 150 miliardi di Starlight. Dove sta? Eccolo! Tutti i colori del mondo, tutti i colori più ti costi più uno. Michele, com'è? Guarda che luna. Oggi pescheremo Niente. Aspettiamo fino all'ultimo momento e dopo questo stupendo tramonto è venuto il momento di mettere gli Starlight con qualche piccola sorpresa. Vediamo se si Starlight cinesi. Oh, ammazza! Sono fighi, Il famoso ascensore, Però alle altre canne facciamo una cosa diversa. Qui bisogna... Cos'è quello elettrico di Starlight? Ma nonostante le 156 canne da pesca che abbiamo gettato al mare e nonostante sia l'ora perfetta, quella del crepuscolo, in realtà nessun serra mangia le nostre esche. Allora, mi ha chiamato Federico, mi ha detto di provare a lanciarne un paio vicino la riva e l'ho fatto con questo cefalo che avevo pescato. Guardate, rispetto agli altri ha un profumo incredibile, quindi vedete la differenza magari fra un cefalo pescato, guardate anche il colore della carne, cioè veramente è un'altra cosa. Ora lo proviamo, vediamo, controlliamo qui, questa qui è la leccia, ma non ho una buona impressione di quello che sia accaduto. Non ce l'ho fatta. Ma proprio mentre controllo la canna con la leccia a stella, l'altra si muove in maniera assurda, sicuramente qualcosa ha mangiato. Cazzo, gli ha dato. No, ci ha dato, gli aveva dato. Porca miseria. Tra l'altro ci siamo lanciati pure sopra. Gli aveva dato. Guardate, i denti del serra. Porca miseria, non ce ne siamo accorti. Però ci so, dai, ci so, quindi concentriamoci. Vi faccio vedere una tecnica. Ok, qui mettiamo un elastico. Che roba è questa storia? Me l'aveva detto Mirko che i serra qui sono maledetti e se sentono il filo fanno casino. Questo in realtà l'aveva preso in bocca, si è spostato di là e ci ha intrecciato queste due canne. Però che succede? Che loro quando lo sentono lo sputano, quindi bisogna lasciarli il filo mollo, il filo libero. Loro così se lo vanno a prendere, il filo andrà libero, lo Starlight cade e vuol dire che lui ce l'ha in bocca. Io arrivo, chiudo e dovrei essere in grado di ferrarlo. Dai che ci stanno. Oh raga, intanto... C'è? Questo però sul coreano. È un pesciolino, ma noi siamo curiosi. Così lo inneschiamo subito. Eccolo. Madò. C'è una leccia a stella notturna. Io non ho mai visto una cosa del genere. Michele, tutto a posto. L'ho presa proprio per un pezzettino. E niente, abbiamo pescato la leccia. Vediamo qua.
Questa è la lecciona. In tutto il trambusto del Serra che ha mangiato, della leccia che ha mangiato, del nuovo filetto, non ci siamo accorti che qualcosa si era andata a mangiare la nostra lecciastella e non ce ne accorgiamo finché non la laviamo. No ragazzi, cioè guardate, anche qui è passato il Serra, ma cosa cavolo sta succedendo su questa spiaggia? Cioè ora ce ne siamo accorti perché era tutta sporca di sabbia. Guardate, l'ha proprio morsa. No vabbè, questa è una storia incredibile, io non ho più parole. Però sono piccoli, si vede, sono piccolini. Questa ce la mangiamo ora. Qui usiamo la tecnica della teleferica, quindi ci serve un piombo che si ancora sulla sabbia. Questi a cono o a piramide sono perfetti, in modo che il filo rimanga in tensione. Vi faccio vedere. Questo si insabbia e non viene più via. Ora mettiamo in tensione e all'inizio la canna la lascio così, che poi ci attacco tutto e poi si alza. Questa lecciastella è molto piccolina, io non posso metterci un amo gigante. Tutta la montatura. Ok? Deve rimanere viva. E qui stesso discorso di prima. E ora spostiamo quest'altra. Vi ricordate che c'avevo un filetto? Eccolo qua. Qui ci voglio mettere un bel filettone. Questa la lancio sotto sotto, Ok. Sti Starlight l'ho comprati da un sito cinese e infatti non valgono niente. Guardate la differenza con quelli buoni. E in questa ci voglio rimettere l'elastico perché mi piace come sistema. Lascio andare un bel po' di filo. Mettiamo lo Starlight verso dove siamo noi. Recuperiamo un po'. E mettiamo il filo qua. Lo faccio pure per la prima canna. Adesso voglio controllare questa qui gialla che si era intrecciata con l'altra perché ancora non abbiamo fatto Michele, è caduto lo Starlight. E ne da questa. Vediamo un po'. Provo, posso? Sta la canna di Michele. No, è solo caduto. Ora ce lo rimettiamo. Però voglio vedere qua che è successo perché prima c'era un casino che... No! Sto mostro... Che cacchio è successo? Questo è quando il Serra ha boccato. Secondo me si è andato a fare un casino con le altre canne. Ragazzi, quando avete questi mega intrecci è proprio inutile pensare di risolverli. Quindi vi consiglio caldamente di tagliare il filo e rifare il nodo. Cosa è successo qua? Mo ve lo dico io. Io credo che quel pesce Serra lì ha mangiato, si è andato a intrecciare sull'altra canna e è successo tutto il patatrack. Quindi ha sentito doppia tensione, lui ha mollato e siamo stati un po' sfigati. È bello. Allora vi racconto una storia. Mentre io abitavo negli Stati Uniti e pescavo con un caro amico, Sonny, che era un vecchietto che sembrava il genio delle tartarughe. Beh ragazzi, noi sul lago pescavamo con 12 canne, tipo 6 a testa, e quando mangiavano tutti insieme, non vi dico, era un delirio infernale. Però c'erano volte in cui mangiavo magari solo su una canna, era grosso però, e comunque era bello perché controllare tutte e 12 le canne di notte era un casino. Sto usando i denti in modo improprio, dentisti non mi riprendete. Ok, qua ci mettiamo un vermone un po' più lunghetto. Questo è un po' morto questo verme. Questa lo sto spostando perché lì stava un po' troppo in mezzo alle scatole. Poi voglio vedere perché qua c'è questo punto che mi piace molto. Tanto è gratis, no? Ce l'abbiamo. Qua cambio lo Starlight perché questi Starlight cinesi fanno schifo. Ma questa la vogliamo controllare, dai. Giusto per capire se c'è ancora il trancio, non c'è più. Ogni tanto il trancio non è che c'ha bisogno di grandi controlli, però per a vedere e non vedere, magari, non lo so, se lo so ingoiato, hanno strappato tutto, può succedere, No, ma c'è. C'è. Perfetto anche. Vai, rilanciamo e mangiamo, c'ho fame. La frizione come la teniamo? Non troppo dura. Quindi abbiamo 3 canne con la frizione completamente aperta e 3 con la frizione, scusate, 2 con la frizione non troppo dura. La teleferica la frizione la vuole dura, non a morte perché comunque il Serra deve ferrarsi da solo praticamente. Invece col trancio no, se lo deve ingoiare, però dipende dai pesci Serra, a volte si ingoiano, a volte non si ingoiano, quindi senza saperne leggere né scrivere un paio ne lascio con la frizione un po' chiusa, così magari si ferra da solo se è piccoletto e le altre magari se mangia quello grosso che è più sospettoso e così, ma quelli piccoli sono terribili, lo prendono, lo mollano, quindi se l'amo magari se la frizione è dura magari si acchiappano. Ora basta, andiamo a mangiare, basta. È arrivato il momento che tutti aspettavamo, il momento della braciona. Olè, pensa a bel carbone, Non prenderà mai. Che bello però.
Voi immaginate che mentre stiamo registrando questo video io ho una pupilla piccola così perché c'è la luce del faro di Michele che mi fa le riprese e l'altra grossa così perché cerca di guardare gli starlight e quello che succede. Ma qui che è successo? Ha preso? Bene ma non benissimo, ragazzo. Secondo me la cosa più bella della pesca, che poi è valida per tutte le cose, è che ti permette di vivere queste piccole avventure con gli amici, perché alla fine Michele non è un collega di lavoro, è proprio un amico con cui ci stiamo facendo una pescata, con cui ci stiamo emozionando insieme. E queste piccole cose, questa è una cazzata, una salsiccia, un pesciolino arrosto che abbiamo usato per pescare, cioè secondo me ti rendono proprio la vita migliore. E sta anche prendendo il fuoco, ma che è questa diavoleria? Ma mentre ci godiamo il momento più bello della serata, alla nostra sinistra vediamo uno spettacolo che non avremmo mai voluto vedere. Vedete lo schifo di questi posti? Mentre qui cuciamo a brace, siamo felici, lì c'è un sub abusivo che è dentro l'acqua con la torcia. Questo è proprio lo schifo dell'Italia, ma in Sardegna poi c'è veramente ancora di più questa cosa. Io vi giuro, ovunque vado c'è sempre uno sott'acqua con la torcia, questa cosa mi fa vomitare. Davvero. Ma anche se è notte, anche se rischiamo poi di essere menati da sta gente che non ha scrupoli, io comunque non resisto. E insieme a Michele decidiamo di chiamare le autorità. No, allora, non è che c'è solo una fase attiva, la canzone non è neanche attiva al momento, se no per questioni estremamente gravi di reperibilità. Il nostro personale in generale in tutta la Sardegna, in questi giorni sta ancora affrontando situazioni incendi, per cui ci concentriamo con la presenza della fascia centrale. Ho capito. Le più calde, ok. Quindi provo a chiamare la Guardia Costiera, grazie mille allora. Provi a fare il 15:30, va bene. Grazie, gentilissimo. Arrivederci. Quindi avete capito come funziona in Italia? Che purtroppo qui, in queste zone, non c'è nessuno che possa venire. Perché la Guardia Costiera più vicina è a Oristano, che sono 2 ore di macchina da qui e nessuno verrà mai. E quindi quello se ne va tranquillo a fare la sua pescata notturna. Che schifo, che schifo. La cosa più schifosa è che molto spesso qua si dice che la popolazione ama il suo territorio, purtroppo non è per tutti così, ci sono molte persone che lo sfruttano fino alla morte per 20 euro, 30 euro e questa è l'ennesima occasione. Io ho chiamato, Ora ci prepariamo la salsicciona, ma venite perché prendiamo pure la lecciastella. Comunque mi fa troppo vomitare questa cosa dell'Italia che non è assolutamente controllata, cioè vi giuro, mi rimane qua, non so come superare questa storia. Eccola qua. Questo è proprio l'evidente morso, ma di un pesce serra piccolino, perché un grande l'avrebbe staccato di netto. La lecciastella ha davvero poco intestino, la pancia è piccolissima. Eccola qua, questa ce la pappiamo. A proposito, io uso sempre questi coltellini della Lederman, che sono eccezionali. Se li acquistate però ricordatevi una cosa, che solo quelli, diciamo, completamente d'acciaio vanno bene per il cibo, per l'acqua salata, altrimenti gli altri si arrugginiscono, ok? Perché sono fatti più per il bosco, per la montagna, sono molto più affilati, però questi qua comunque vanno benissimo, si affilano bene, solo quelli d'acciaio vanno bene per il mare, se no si arrugginiscono, è un peccato. Ma mentre parliamo, sull'altra canna qualcosa succede. Vai, vai! 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 Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? C'ha la miseria, oh. Io non ci credo. Guarda, l'ha proprio tutto stranciato, aperto. Era lui, è lui. Questa storia è assurda. Avete visto però il cefalo di mare fresco? Come va meglio? E questo l'ha proprio mangiato, io non so. Però non si è allamato. Qua bisogna fare come diceva Mirko, lasciare il filo tutto aperto, solo che la canna lontana non riusciamo a vederla con il coso. Mamma mia che serata, succede di tutto qui. Ogni volta che tocchiamo qua la lecciastella mangia in serra. Cioè guardate come se l'ha preso qua, ma mangiano proprio male, cioè, pesci stupidi. Male. È incredibile ragazzi, io non so cosa dire. Ci hanno fregato già 3 volte. O sono molto piccoli o sono molto furbi, come Jurassic Park. Ecco, ho risistemato tutto. È bello grosso, è voluminoso, forse un po' troppo, però se comunque un pesce mangia dovrebbe essere in grado di prenderlo. Proverò a farne magari anche uno molto piccolino. Che devo dire?
E qui, raga, tra un serra che ci scappa e un bracconiere, e noi ci facciamo una salsiccia. Mi chiamo in tutto questo, tu sta la lecciastella che io l'ho buttata qui. Eccola, poverina. Mamma che profumo, ragazzi. Fantastica. È buono il pesce, ma la ciccia è ciccia comunque, eh. Questa è prontissima. Questa forse, perché... No, gli lascerei qualche minuto, vero? Fresca è fresca, ragazzi. Comunque questa è la magia, questa è la magia. Cioè il pesce è buono perché stiamo qui stasera con le luci, col bracconiere maledetto, con i serra che mangiano, che non mangiano. Ma questo è il bello. Se l'avessimo presi già 4, i serra non avrebbe lo stesso gusto. E invece noi ci mangiamo il pesce che abbiamo pescato. Sarebbe stato bello farlo con un serra. Però stanno in mezzo al mare questi disgraziati. Salsicciamo, Michele? Il pesce è buono, ma la ciccia è ciccia, però c'è una cosa ancora meglio. Che tu mi avevi portato, Michele mi aveva portato sto paninone. Mo ce lo abbruschettiamo, giusto? Qua si fa un panino con la salsiccia e mo ci vappiamo tutto quanto aspettando il maledetto che arrivi. Ma arriverà, io lo so che arriverà. Ma proprio mentre mangiamo la storia si ripete. A un certo punto sentiamo una sfrizzionata, corriamo, ma nulla. No. Non è possibile. Non è possibile, ragazzi, Cioè, quel pesce è talmente piccolo che quando lo attaccano... Cioè, è successo qualcosa, ma so dirti cosa. Sicuro non è un pesce. Cioè, capite come questi pesci sono diventati furbissimi. Cioè, guardate. Ha proprio evitato l'amo. Cioè, è notte, È notte e ha evitato l'amo. Per farvi capire che ormai è un casino pescarli. Questa per assurdo, guarda, ce la rinnesco così. Poi se la vogliono mangiare se la mangeranno. Cioè stasera è assurdo, sono tanti serra piccoli e mangiano malissimo. Mo proviamo a fargli un filetto piccolissimo, vediamo se li freghiamo. Mi vado a mettere i calzoni perché comincia a fare un po' freddo. Questi serra stasera ci stanno facendo impazzire, ma secondo me sono pesci molto piccoli. Guarda che stella cadente, guarda che stella cadente. Ragazzi, non so se l'avete vista, c'è stata una stella cadente che davvero è arrivata un altro po' fino a terra, fantastica. Ma lo sapete che questo fuocherello è delizioso? Purtroppo in spiaggia non si può fare più niente, questa è una cosa che mi dà un po' fastidio, però per fortuna nel barbecue ancora si può fare perché, diciamo, non diamo fuoco alla spiaggia. La vedo un po' dura, Così i fenici ci hanno scoperto il vetro. Oh, Michele, guarda! E ancora, di nuovo, i pesci serra si prendono gioco di noi. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Michele, non è possibile. Cioè lo prendono, lo sputano, sono passate 2 ore dall'ultima mangiata, se lo prendono in bocca e lo sputano. Frizione tutta aperta, quindi ha sfrizionato, tranquillo. Boh, io non so cosa fare, non so più cosa fare. E vabbè, dai. Questo ci fa capire, raga, che ormai sono diventati proprio furbi. Cioè hanno imparato bene, una volta col suo filetto si prendevano che era una meraviglia. Ma adesso proprio niente, cioè niente. Non so cosa fare, non so veramente cosa fare. Poi sono piccolini, vedete come stiamo facendo? Frizione aperta, gli lasciamo lo Starlight qui quando mangia, ma questo è partito, non l'ha proprio sentito, cioè non c'era tensione sul filo, boh. Beh, allora, cosa è successo? Praticamente ci hanno mangiato 5 serra. Il primo, su questa canna qui, 2 botte, niente, tutto il trancio mezzo rotto. Dopodiché, sulla lecciastella, mentre tiravamo il trancio, facevamo un morso sulla coda, ma quello neanche l'abbiamo visto. Ed è stato il secondo. Dopodiché, mettiamo la lecciastella piccola, mangiata incredibile, banava sulla lecciastella piccola, niente. Di nuovo, sul trancio, sale l'ascensore, niente. Ora di nuovo una super sfrizionata. Arriviamo lì, ci fermiamo, aspettiamo, vediamo. Niente, io non so più.
che pesci prendere. La prima volta mi succede una cosa del genere, mo al di là della bella serata e tutto, un po' me rode, perché comunque, cioè almeno un pesce si poteva agganciare. O sono pesci proprio piccoli, quindi gli ami che ho sono enormi, però abbiamo messo anche dei tranci più piccolini e loro si vanno a mangiare i tranci più grandi, che hanno un amo del 7,0, mica piccolo. Però abbiamo fatto pure tranci con l'amino dell'1, 1,0, tiè. Oh, niente. Però sto fuoco è tanto piacevole. Ragazzi, è luna di notte, è passata un'ora e mezza dall'ultimo attacco del Serra e l'umidità ci sta sconfiggendo. Nonostante quel fuocherello, però devo dire che la stiamo un po' accusando, quindi abbiamo deciso di tornare a casa, non sconfitti ma felicissimi, perché ci siamo fatti una serata tra amici meravigliose. 4 chiacchiere, poi se vi potessi dire tutte le cavolate che ci siamo detti, il fuocherello, sto fiumiciattolo, è stato tutto fantastico, soprattutto quella stella cadente incredibile. Non sempre si pescano i pesci, ma secondo me non deve essere quello l'obiettivo della pesca, deve essere proprio quello di godersi la serata, e noi stasera ce la siamo goduta. Mi rimane soltanto il neo che non riuscirò a dimenticare del bracconiere, ma soprattutto delle forze dell'ordine che non hanno fatto nulla e che non possono, secondo loro, far nulla. Questo mi dispiace molto. Però vivete queste cose, se avete la possibilità andate in un bosco, al mare, in un fiume, in un lago, la prima cosa che avete vicino casa. Questo è gratis, 2 cefalacci, una salsiccia, e la felicità è questa. Noi comunque ci vediamo al prossimo video. Stanotte hanno vinto loro, magari la prossima volta vinceremo noi, chi lo sa. L'importante è stare bene. Ciao. Ci siamo, cioè lo sto pescando con una bolognese